Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, buon sabato. Prima di cominciare questo video, Lindstrom in prestito, idea Spinazzola, situazione reale o solo chiacchiere? Osimhen e Kvara, chi tra i due andrà a Parigi? Buongiorno, siamo arrivati a 40 milioni, c'è l'offerta del Napoli, poi vedremo e analizzeremo anche questa di situazione. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, io vi dico la mia, ma ci confrontiamo come sempre nella sezione qui sotto. Chi si vuole iscrivere al canale, fate il vostro gioco ragazzi, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Partiamo da Lindstrom e la situazione Spinazzola. Lindstrom in prestito, Marsiglia e Lione interessate al calciatore, il calciatore non diciamo al calciatore non dispiacerebbe la Ligue 1 come competizione, a quanto abbiamo letto. A me dispiacerebbe e non poco perdere Lindstrom per l'annata poi che sta arrivando con l'idea di calcio di Conte, che molto probabilmente potrebbe esaltare qualche caratteristica in più del danese. Prestito con un riscatto intorno ai 20 milioni, ma sia Lione e sia Marsiglia vedono la richiesta un tantino alta, quindi bisogna vedere poi se si farà questa operazione. E c'è Spinazzola, a quanto si legge, richiesto da Conte, ma non lo sappiamo se in realtà è stato veramente Conte a dire ragazzi prendiamo Spinazzola, parametro zero, eccetera eccetera. L'unica cosa che possiamo analizzare però e dobbiamo considerare è la situazione fisica di questo calciatore della Roma, che è veramente un ruolino da guerra, questa situazione fisica di Spinazzola. Partiamo dal 2023-2024 e poi scendiamo. Allora, infortunio muscolare 20 giorni, 4 partite, infortunio muscolare, problema fisico e un altro infortunio muscolare per il totale di 76 giorni fuori e 15 gare saltate. Allora, è vero che il Napoli deve giocare una partita a settimana. Dice, vabbè, ma tanto noi dobbiamo fare una partita a settimana, che miseria. Vabbè, sono d'accordissimo che dobbiamo fare una partita a settimana, ma se conti su Spinazzola per sviluppare poi quella fascia, la fascia sinistra ad esempio, e Spinazzola ti manca 15-20 partite all'anno, devi poi svilupparlo diciamo in concomitanza con il rimpiazzo di Spinazzola, non hai un calciatore titolare, mai avrai il titolare poi diciamo in quella zona del campo, vista la situazione infortuni di Spinazzola. Ma non è solo quest'anno, perché al di là della lacerazione del tendine d'Achille, che è stato l'infortunio grave dove ha saltato 56 partite, 19-20 affaticamento muscolare, adduttori, infortunio al bicipite femorale, problemi alla coscia, stiramenti, muscolarmente sta rovinato, quindi potrebbe essere sicuramente appetibile come operazione a livello di soldi, però alzo le mani perché non sarei assolutamente d'accordo, in primis sul prestito di Lindstrom, perché vorrei vederlo a Napoli e nel Napoli di Conte, e punto secondo perché Spinazzola a me non convince a livello fisico, ma convince tantissimo per caratteristiche e per l'essere adatto al 2000% al calcio di Conte, per amor di Dio, sarebbe a livello tecnico-tattico un grande acquisto, però è veramente un rollino di guerra e bisogna fare attenzione a cosa vai a comprare e come lo compri, perché può essere anche che lo compri già rotto, anche se il Napoli a livello di staff medico prima di tesserare comunque si tutela un tantino, ma gli infortuni muscolari non puoi prevederli o tutelarli, quindi diventa un'operazione complicata e non poco. La situazione Kvara e Osimhen, c'è un portale francese, un giornalista francese che ha parlato su Calcionapoli 24 TV, e andremo a rileggere le dichiarazioni su Kvara e Osimhen appunto di questo signore. Christophe Berard, giornalista delle Parisienne, ha parlato durante lo speciale calciomercato in onda su Calcionapoli 24 TV. Qualcuno di voi forse l'avrà già visto, ma commentiamo un attimo queste dichiarazioni perché su Osimhen si è espresso anche Pedulla ieri e andiamo a confrontare le due cose.
Per il momento il mercato francese è fermo, dice il giornalista. Osimhen è una pista per il Paris Saint-Germain, ma si preferisce Kvaratskhelia, che ha trovato un accordo e ha la voglia di giocare sotto la Torre Eiffel. Ha trovato un accordo e ha la voglia di giocare sotto una Torre Eiffel. Non è da ieri che sappiamo che c'è questa voce che l'accordo si è già trovato, c'è il benestare, c'è anche un mezzo sì. Il Lione è su Lindstrom, ma aveva detto che il mercato francese è fermo per diritti televisivi, eccetera, eccetera. Il Lione è interessato, ma 20 milioni, come vi ho detto prima, il riscatto sono decisamente troppi. Novità potrebbero esserci la settimana prossima. Colomani al Napoli ha fatto una brutta stagione, ma 2 giorni fa ha dichiarato di voler giocare ancora a Parigi e molto probabilmente insieme a Kvaratskhelia. De Laurentiis deve decidere, il georgiano prenderebbe, attenzione, prenderebbe 1 milione al mese al Paris Saint-Germain. Quindi parliamo di un ingaggio di 12 milioni almeno, a quanto si legge, netti all'anno. Detto questo, il Napoli si è spinto e si spingerà assolutamente per rappresentato il rinnovo a 5 milioni, che da 1,5 che prende a 5 è un grande salto di qualità e il Napoli oltre non può spingersi sia per il monte ingaggi e sia per non creare situazioni di dissapore nello spogliatoio tra un ingaggio a 10 come adesso è quello di Osimhen e uno a 600.000 euro. Non va bene come situazione da tenere sotto controllo e quindi nel caso non si accetta il rinnovo del Napoli, perché a quanto si legge balla 1,5 milioni o più di differenza, Quara e l'entourage vorrebbero tra i 6 e 6,5, io credo che da 1,5 a 5 sia un grandissimo rinnovo e una signora offerta. Poi se non dovessero accettare prendiamo i 100 milioni dal Paris Saint-Germain, che dovrebbe spingersi a quella cifra al di là dell'ingaggio, e ce ne faremo una ragione e cerchiamo di coprirci come si deve, perché sarebbe non semplice poi rimpiazzare Kvaratskhelia con un calciatore che dovrebbe venire a Napoli senza fare le coppe, senza compagine europea dove potersi lanciare, eccetera, eccetera. Quindi più Kvara o più Osimhen al Paris Saint-Germain. Pedulla dice: Osimhen non vuole andare in Arabia e al Napoli non arriveranno 130 milioni. Il Paris Saint-Germain e le altre si spingeranno sugli 80 milioni. Se dovesse arrivare questa offerta, cosa farà De Laurentiis? Teniamo Lukaku in pole position come suo sostituto, ma anche le sue alternative come Gimenez del Feyenoord e Dobbik. Mario Rui può andare via, ci sono offerte in Portogallo. Questo ha detto Pedulla ieri su Osimhen, intervenendo anche sulla situazione Mario Rui. E il Napoli, a quanto si legge e si è letto ieri sera, in nottata quasi, c'è l'offerta di 40 milioni per Buongiorno. Sappiamo che Mann è stato a Milano, c'è stata la chiacchiera con Conte, il benestare di Conte, Buongiorno, abbiamo il sito del calciatore, Cairo l'ha dichiarato, non sul mercato, e questa dichiarazione per gli esperti di calciomercato, non per il sottoscritto, è un'apertura più che una chiusura, perché comunque sono situazioni che si vivono nelle trattative e compravendite di calciatori, soprattutto con Cairo, che cerca ovviamente di tirare acqua al suo mulino e dichiarando il calciatore incedibile fai alzare l'offerta, eccetera eccetera. Ma io mi auguro che il Napoli non vada oltre questi 40 milioni e che si abbia quantomeno la risposta, che possa essere positiva o negativa, quanto prima, per poter poi virare, mettere una pezza, mettetela come volete, anche se credo che Cairo, pur di non restare col cerino, come abbiamo già detto e ci siamo confrontati tra i commenti in altri video, non vuole restare col cerino acceso in mano, perché poi finisce, ti bruci e va a finire che non li prendi più questi 40 milioni. L'offerta c'è, il Napoli si è mosso, il calciatore vuole venire, Conte ha dato l'ok, Buongiorno pure. Caro Cairo, votte in mano, come si dice a Napoli, perché c'è fretta di concludere. Si legge che potrebbe anche chiudersi l'operazione durante l'Europeo, ma io la vedo una cosa poco fattibile, perché durante l'Europeo non tesseri praticamente nessuno, né tantomeno in via ufficiosa puoi avere qualche sì, perché c'è una competizione a parte da giocare, ci sono dei paletti, tra virgolette, per quanto riguarda i dialoghi e le esternazioni dei calciatori stessi, perché nelle interviste, l'abbiamo visto con Di Lorenzo, non è che ti puoi esprimere come vuoi, questa sorta di diciamo
situazione velata, vai, mettiamola così per quanto riguarda la nazionale, perché in altre nazionali le dichiarazioni di altri calciatori sono molto chiare e si parla di qualsiasi cosa, ma in Italia forse c'è un tantino di censura quando vai a giocare in nazionale. Ma questa sarà una mia considerazione, ma io quello che vedo, quello cerco di analizzare. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Secondo voi chi tra i due, Kvara e Osimhen, approderà a Parigi, e se la situazione Lindstrom vi intriga più della delusione o vi delude più dell'intrigo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!